Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo terzo video ormai qui in TOS Academy Italia. Rieccoci nel portale di Tredon Sports, nello specifico appunto qui nella sezione live che andremo sempre di più ad approfondire. In questo caso andremo a vedere nel GSA, quindi nel Game State Application, i vari acronimi, le varie diciamo strategie principali di Tredon Sports, i vari alert, quando scattano, perché scattano, e vi farò anche vedere diciamo degli esempi operativi per quanto generali, perché poi chiaramente non si può neanche andare a creare un video troppo lungo. Poi sicuramente con altri video li andremo a vedere in una maniera più approfondita appunto. E come vedete dal portale ci sono ulteriori novità rispetto all'ultimo video, nel senso che qui ci viene attenzionato il fatto che sta per ricominciare la nuova stagione dell'NFL, per cui del football americano, per chi fosse interessato, comunque solo per utenti Platinum e nella stanza Telegram Ratings and Bets. E soprattutto sta per essere aperta una nuova sezione ad hoc proprio sui cavalli, quindi per gli amanti dell'ippica, anche in questo caso solamente per utenti Platinum, per chi fosse interessato. Detto questo ragazzi, andiamo al volo nella sezione live e da qui nella sezione del Game State Application, perché come vi dicevo in questa lezione andremo a vedere tutte queste categorie, quando scattano, perché scattano, e soprattutto anche cercheremo di andare a vedere come lavorarle, per cui vi darò qualche spunto operativo. Per andare a vedere questo specchietto basta andare appunto con il cursore sopra la scritta cat, diminutivo di categories, per cui di categorie, e ci vengono fuori tutti i vari alert che possono scattare qui nel Game State con Tredon Sports. Andiamo a vedere perché e quando scattano. Very early home sono diciamo alert che scattano quando la squadra di casa segna per prima nei primi 5 minuti di partita. Very early away, stessa cosa per la squadra in trasferta. Quick fire home quando la squadra di casa segna nei primi 20 minuti e raddoppia entro 10 minuti dal primo gol, quindi esempio pratico un 1-0 al 18esimo minuto e un 2-0 al 26esimo. E quick fire away, stessa cosa per la squadra fuori. Quick response è quando il primo gol viene segnato indifferentemente dalla squadra in casa o in trasferta e si va sulla situazione di 1-1 entro 10 minuti dal primo gol. Very early quick response è quando succedono entrambe le cose, quindi quando una delle due squadre segna nei primi 5 minuti e l'altra pareggia entro 10 minuti dal primo gol. Very early quick fire home quando la squadra di casa segna nei primi 5 minuti e raddoppia entro 10 minuti dal primo gol. E very early quick fire away, chiaramente stessa cosa per la squadra fuori, e questi chiaramente sono gli alert diciamo che scattano nel primo tempo, insomma, per quello che vi ho appena spiegato. Gli ultimi due invece scattano in momenti diversi. FBSH è l'acronimo di Fight Back Second Half, quindi second half lo dice da sé, questo scatta nel secondo tempo. Quando scatta? Scatta quando si va in una situazione di 1-0 o 0-1 all'intervallo e la squadra che è in svantaggio va a pareggiare nei primi 10 minuti del secondo tempo, quindi appunto c'è questo fight back, questo ritorno in gioco della squadra che stava perdendo all'intervallo di un gol. E l'ultima, la 46-65, invece questa scatta all'intervallo e scatta quando fondamentalmente c'è una attesa del prossimo gol uguale o superiore al 50% nei primi 20 minuti del secondo tempo, quindi appunto siamo all'intervallo su un qualsiasi tipo di risultato e Tredon Sports ci attenziona appunto tramite questo tipo di alert 46-65 questo tipo di attesa di gol. Detto questo ragazzi, andiamo a vedere che tutti gli alert tranne il 4665 ci fanno vedere uno specchietto fondamentalmente di quello che ci possiamo attendere per il resto della partita, quindi ci fanno una specie di fotografia. In questo caso per esempio abbiamo già un 1-1 con il secondo gol, in questo caso segnato al 9° minuto, come vedete nella quarta riga, e fondamentalmente in questo specchietto riassuntivo molto interessante e immediato Tredon Sports ci fa vedere che ci possiamo aspettare un terzo gol, quindi QRFHG+, un first half goal più al 60-74% per una quota implicita di 1,65, quindi già sappiamo che se troviamo una quota da 1,66, magari 1,70, 1,80 in su, già abbiamo del valore al 9-10 minuto.
e conseguentemente anche tutte le altre statistiche, quindi QRG+, G++, e possiamo vedere in modo immediato insomma la percentuale di attesa di almeno un altro gol, almeno altri due o almeno altri tre su un campione statistico, come vediamo nell'ultima riga, di 163 partite. Se invece abbiamo una situazione di very early, quindi un solo gol in questo caso segnato dalla squadra fuori, abbiamo un'ulteriore riga, come vedete VEABTTS, bot team to score, quindi un entrambi segnano al 75-76% di almeno un gol, in questo caso da parte della squadra di casa che sta perdendo 0-1. Allora, detto questo ragazzi, vorrei andare a vedere insieme a voi per esempio una situazione di very early, questa qua, facciamo questo Deportivo Cuenca completamente a caso e andiamo insieme a, diciamo, a riassumere che cosa vuol dire questo 327. Vuol dire che fondamentalmente Treno Sports in Serie A ecuadoregna in questo momento mi ha trovato 327 partite che hanno già avuto lo stesso tipo di pattern, in quanto il primo gol è stato segnato nei primi 5 minuti da parte della squadra fuori e al 25esimo ci troviamo su una situazione ancora di 0-1, ok? Quindi cliccando su questo 327 e su Find, confermando questo tipo di pattern, ok? Noi abbiamo 327 partite. In questo caso Treno Sports ci mette in automatico sulla time band 0-20. Chiaramente se vogliamo, come posso dire, cioè se vogliamo tornare indietro nel tempo in maniera più precisa, diciamo, ci dovremo mettere nella time band 0,5 manualmente e metterci al sesto minuto, che è il primo minuto disponibile per fare una ricerca manuale, e vedere chiaramente i dati che ne escono. E qui molto spesso giustamente mi si domanda, apro e chiudo una parentesi al volo, se è meglio mettersi in una condizione di 0,5 o di 0,10. Chiaramente non c'è un giusto, uno sbagliato, un meglio o un peggio. Sicuramente se nella time band 0,5 mettendoci al sesto minuto abbiamo 95 partite, certamente se raddoppiamo diciamo la time band automaticamente troveremo un campione statistico del doppio o quasi, quindi invece di 190 188, però siamo lì. Quindi chiaramente sta a noi, come posso dire, seguire in modo più meticoloso, ok, questo tipo di pattern, perché il very early comunque da definizione prende in considerazione un gol nei primi 5 minuti, oppure se preferiamo lavorare su diciamo un campione statistico un po' più largo. Facciamo finta che ci mettiamo comunque al sesto minuto, quindi facciamo un passettino ancora all'indietro, perché volevo farvi vedere una cosa che secondo me è molto utile, nel senso che chi fa Dutching in questi casi ha immediatamente un prospetto che gli fa vedere statisticamente, a seconda proprio del risultato esatto, qual è il risultato più probabile, la statistica, e quindi anche conseguentemente la quota che ci si può aspettare per quel tipo di appunto di probabilità di attesa, insomma, che la partita finisca effettivamente 1-1 piuttosto che 1-2. Quindi è molto interessante andare a vedere che già al sesto minuto ci si può mettere in determinate posizioni attendendoci queste quote e quindi comportandoci insomma di conseguenza sul mercato del correct score. Un altro tipo di filtrazione che vi consiglio di fare è sicuramente entrando in questo caso su View Matches. Questa l'abbiamo già vista diciamo nel video precedente, però un ulteriore ripasso non fa mai male, specialmente per chi magari non ha visto il video precedente. In situazione diciamo di somma gol 1, ok, certamente avremo molti più campioni statistici, perché più gol abbiamo più chiaramente il campione statistico sarà più piccolo, insomma meno numeroso, e quindi un tipo di filtrazione che io assolutamente consiglio, fatemi andare a rivedere il nome delle squadre, Deportivo Cuenca contro El Nacional, è andare a vedere lo specifico della squadra. Quindi tutte le volte che il Deportivo Cuenca in casa si è fatto segnare nei primi 5 minuti, come si è comportato? Non ha mai vinto una partita, non ha mai recuperata una.
Però è interessante per esempio vedere che ha sempre segnato un gol e si è sempre avuto almeno un altro gol nella partita, ok? Quindi questo già è molto interessante. E poi chiaramente andiamo a incrociare questi dati con El Nacional, anche qui si vede che c'è un'attesa di almeno un ulteriore gol al 100%, per quanto assolutamente il campione sia abbastanza ridotto, questo è da sottolineare, però comunque qui possiamo fare tutta una serie di considerazioni che più il campione statistico chiaramente è profondo e più chiaramente può essere attendibile sul lungo periodo, quindi possiamo andare a fare determinate considerazioni se le due squadre hanno una coincidenza per quanto riguarda il match odds piuttosto che appunto tutti i vari mercati. E un altro tipo di analisi si può fare per quota, quindi sempre come abbiamo mostrato nel video precedente, fondamentalmente possiamo andare a vedere, io per esempio questo lo faccio su diretta, quindi in questo caso vado su Ecuador, Deportivo Cuenca, il Nacional, comparazione quote, vado a vedere, in questo caso la favorita è quella di casa, che è data tra 2,20 e 2,30, quindi io rientro qui e mi prendo diciamo 20 tick in più e in meno, quindi da 2,20 a 2,30 invece faccio da 2 a 2,50, ok? Poi chiaramente ognuno può allargarlo o meno a seconda di quanto vuole che il campione minimo sia probante, insomma, per il proprio tipo di operatività. Questa è un'ulteriore filtrazione estremamente avanzata e molto interessante, perché appunto ripercorre a parità sempre di pattern comunque le condizioni in cui la favorita era quella di casa esattamente in questo range, quindi un tipo di informazione estremamente avanzato, perché in questo campione statistico c'è di tutto dentro, quindi ci sono appunto squadre favorite, strafavorite, molto sotto quota 2, oppure ci sono appunto squadre molto favorite fuori casa e quindi conseguentemente il campione è estremamente differente rispetto a quello che abbiamo appena filtrato. Poi un altro tipo di filtrazione può essere sicuramente quella per Petway, per cui in questo caso io vi consiglio di mettervi all'11° minuto. Perché? Perché fondamentalmente, aspettiamo che carichi un attimo i dati, perché fondamentalmente le time band di Tremon Sports vanno di 10 minuti in 10 minuti. Il Petway ci indica fondamentalmente l'attesa, si vede in questa finestra precedente, l'attesa del prossimo gol, ok? In generale, se può essere da parte della squadra di casa, della squadra fuori, o se c'è l'attesa di non avere ulteriori gol e che quindi questa partita finisca 0-1. Quindi abbiamo 188 partite totali, 17 delle quali non hanno avuto ulteriori gol. E chiaramente questo 9,04 si vede anche qui sul mercato appunto del next goal. E quindi per andare a vedere nello specifico il Petway noi possiamo entrare qui su View Full Analysis e ci si apre in automatico per la condizione che abbiamo inserito noi, quindi 0-1 nei primi 10 minuti e 0-1 sempre all'11° minuto, ci si apre questo schema dove con degli istogrammi ci fa vedere esattamente insomma l'attesa di gol per le prossime time band. Qui vi assicuro che a seconda del campionato possiamo trovare situazioni estremamente diverse, quindi sia con situazioni in rosso dove magari si può fare scalping sull'under, sia situazioni in verde molto scuro, ad esempio in Norvegia, insomma, o in altri campionati dove magari lì, come posso dire, subentra comunque come sempre la soggettività, però alcuni trader prendono per esempio come campione statistico almeno un 40% di somma tra queste due time band, e se c'è appunto un minimo un 40% di attesa di un ulteriore gol nei prossimi 20 minuti, entrano magari sull'over 2,5 primo tempo piuttosto che sull'over 3,5 totale, tanto per dirne una, o addirittura 4,5. Lì magari si rientra in altri discorsi ancora, perché dovremmo andare a vedere per esempio se c'è valore in questo tipo di mercati qui. Comunque, senza andare troppo
nello specifico. Fondamentalmente qui potete vedere diciamo time band per time band qual è l'attesa del prossimo gol, però chiaramente questi sono dati estremamente macrostatistici, dove appunto, come abbiamo visto, vengono messe insieme tutte queste partite che hanno le più disparate condizioni di quote e di favoritismi pre-match, ok? Però questo è un altro tipo di assolutamente di analisi molto interessante da fare per capire qual è l'aspettativa di gol a breve. Un'ulteriore filtrazione che possiamo fare è sempre in modo, come posso dire, soggettivo, mettendoci nei primi 5 minuti piuttosto che nei primi 10, in questo caso torno nei primi 5 magari per essere un po' più preciso. Possiamo andare a vedere qual è l'aspettativa di un ulteriore gol nel primo tempo, ok? Quindi possiamo andare avanti, già facciamo finta di essere sempre nei primi 5 minuti, nei primi 10 minuti con Trendo Sports, possiamo andare avanti, quindi possiamo andare al 30° per vedere se effettivamente rimane questa condizione, quale aspettativa ho di un ulteriore gol nel primo tempo, ok? Che sarà un 42% circa per una quota di 2,39, oppure sugli over successivi, perché poi chiaramente ognuno preferisce operare, diciamo, su mercati diretti piuttosto che indiretti. Alla stessa maniera possiamo andare a ricercare, diciamo, late goal nel primo tempo, perché comunque spesso e volentieri si creano anche qui delle situazioni interessanti con le quote che crescono in maniera molto più veloce rispetto ai late goal, diciamo, classici nel secondo tempo. Quindi anche qui, diciamo, a seconda del campione statistico sempre di riferimento, quindi magari possiamo preferire metterci nella 0,10 piuttosto che nella 0,5, però si possono trovare delle percentuali interessanti e quindi anche delle quote dove magari bancando molto basso o comunque puntando con stake estremamente ridotte possiamo trovare veramente dei jackpot molto interessanti negli ultimi minuti del primo tempo. Ultimo asterisco che vi voglio dire per quanto riguarda l'operatività sempre nel primo tempo, questa però lo sottolineo veramente 2 o 3 volte in rosso, la faccio presente, diciamo, solamente a trader non di primissimo pelo, quindi a trader che hanno già un'esperienza perlomeno di 1 o 2 anni nei mercati, perché qui si parla di bancare a quote un po' più alte, ma con del valore oggettivo e un'operatività molto interessante. E questa si basa sul fatto che fondamentalmente qui mi metto in Giappone per farvi vedere per esempio un campionato preso sotto gamba e che non conoscono in tanti, per esempio Lorenzo sicuramente è uno di quei pochi, e qui fondamentalmente mi sono messo in una situazione di diciamo di very early, facciamo sul gol in casa che viene ancora meglio, una situazione di very early home, ok? Quindi un 1-0, ci siamo messi al 6° minuto. Fondamentalmente questa è una delle strategie del data analyst diciamo principale di Trade on Sports, che fondamentalmente diciamo segue questo pensiero. Dall'1-0 possono succedere solo 3 cose: o la partita finisce 1-0, o va 2-0, o va 1-1, ok? Non se ne esce da queste 3 possibilità. Per cui lui, diciamo, che vuole attenzionare la bancata del pareggio, questo è il punto. La bancata del pareggio fondamentalmente ci manda in loss solamente in una situazione, quella è appunto che ci sia un pareggio a fine partita. Per cui lui parte fondamentalmente da questo tipo di pattern per andare a vedere che possibilità c'è di un 1-1 come diciamo risultato finale, perché è il pareggio, diciamo, più vicino al risultato nostro attuale. Chiaramente quello dopo è il 2-2, ma che sarà il nostro risultato di assicurazione su cui andremo a puntare una piccola stake per andare a coprire il rischio della bancata. E il filtro che lui si dà è che questo, diciamo, risultato finale di 1-1 deve avere una percentuale inferiore al 10%, qui siamo addirittura al 5,59%. Per cui fondamentalmente che cosa ci dice Trade on Sports? Che su 161 partite che hanno questo tipo di pattern è estremamente improbabile che la partita finisca 1-1. Ma se anche questa diciamo situazione a noi scomoda si verificasse già nel primo tempo, qui scatta il secondo filtro, per cui
diciamo ci si dà un 80% come percentuale minima, magari 85%, che ci sia effettivamente almeno un altro gol, per poterci assicurare che effettivamente questa entrata a mercato possa essere interessante perlomeno da prendere in considerazione. Qui stiamo parlando sempre di 1-0 al sesto minuto, però facendo questo tipo di questo doppio filtraggio già possiamo prendere in considerazione una bancata diciamo possibilmente sotto quota, in questo caso di 6, quindi già bancando a magari 4 o 5, per quanto ribadisco non è un'operatività assolutamente che consiglio a chi sta muovendo i primi passi, però per chi già è esperto e ha un livello più avanzato, chiaramente un valore è un valore, quindi se c'è valore cioè ci può essere valore in una puntata a 1,20 come ci può essere valore in una bancata a 6. Questo è appunto l'ultimo tipo, diciamo, di operatività che potrei suggerire per quanto riguarda una situazione di very early. Per quanto riguarda invece una situazione di quick response piuttosto che di quick fire, vediamo un po' qua che cosa c'è. Qui c'è una quick response che però è praticamente finita, però io la prendo e torno indietro nel tempo. In questo caso il gol è stato segnato al 10° minuto e l'1-1 è stato segnato al 19°. Ok, quindi qui posso tranquillamente mettermi manualmente al 10° minuto perché è stato segnato al 10° minuto, quindi e qui ecco, qui anche è interessante andare a vedere che io per esempio per incrociare il secondo gol in time band queste due finestre sono opzionali, non è che le dobbiamo mettere sempre, quindi io preferisco per esempio andare su Find, trovare il database totale, andare su View Matches e incrociare l'1-1 nella time band successiva perché l'1-1 è stato segnato al 19°. Volendo potete mettervi sull'1-1 al 19° o al 20° ed incrociare il gol qui, è soggettivo, sono dettagli, ok? Allora, detto questo, una volta che voi incrociate il secondo gol in time band, chiaramente vi si apre un prospetto dove fondamentalmente, anche in questo caso, è estremamente chiaro, insomma, dove ci possiamo aspettare ulteriori gol o meno, dove può essere un eventuale valore. In questo caso abbiamo sicuramente una percentuale interessante sia di G+, che di G++, per quanto vi ricordo che siamo intorno al 20° minuto. Per quanto mi riguarda questa sarebbe una situazione da no trade, ok, tranquillamente. Qui c'è una percentuale molto alta di attesa di gol in questa particolare time band, però vi assicuro che possono diventare, diciamo, delle situazioni un po' pericolose, ecco, queste qua, perché chiaramente se, diciamo, permanesse anche l'1-1 fino al 65°, come entriamo in questa situazione qua? Chiaramente dovremmo entrare con un over 3,5, entrando al 66° e uscendo al 75°, però almeno io, ecco, poi siamo sempre lì, poi è giusto che ognuno segua la propria operatività, preferisco magari avere delle situazioni di 2 o addirittura di 3 time band che possano essere consecutive, oppure vedere questo tipo di percentuale magari alla fine, che questo poi è un ulteriore discorso che approfondirò a parte, diciamo, sulle percentuali minime da prendere in considerazione per il late goal. Ve la dico al volo che tanto siamo qui apposta. Allora io personalmente parto da questa considerazione e poi vi do la risposta. Parto dall'HTO. Che cos'è l'HTO? L'HTO è un tipo di segnale, ok, di alert, che vi attenziona una cosa molto ma molto interessante. Vi dice che a prescindere dal risultato nel primo tempo, ok, se voi vi mettete con il cursore nella colonna status, ok,
in questo caso siamo già nel secondo tempo, se fossimo all'intervallo qui vedremo scritto HT, ma è un tipo di alert che scatta appunto all'intervallo, come vedete sulla prima riga. Poi non mi posso spostare, se no si perde l'indicazione. È un tipo di alert che è molto interessante perché vi dice: occhio, siamo solo 1-0 all'intervallo, se questo risultato permane identico 1-0 al 70°, noi abbiamo almeno un 70% di possibilità di avere un ulteriore gol dal 70° in poi. Ok? Quindi molto interessante, perché lui già ci sta dando questo tipo di informazione estremamente avanzata ed estremamente di valore, perché vi potete immaginare a quanto starà l'over 1,5 al 70° o più, quando il mercato chiaramente starà diventando mediamente, starà prendendo una bias, diciamo, underista. Ok? Quindi io parto, diciamo, da questo 70% minimo preso al 70° per rispondervi, perché vado al contrario, quindi parto dalla fine e vi dico che prendo minimo un 40%. Perché? Perché poi vado di 10 in 10, negli ultimi 10 minuti nella Tenben 80-90 scatto di 10 e prendo minimo un 50%, negli ultimi 15 minuti prendo minimo un 60%, ed eccoci arrivati ad una eventuale Tenben che qui non esiste, una 70-90, dove effettivamente vado a prendermi minimo il 70%, che è esattamente il segnale appunto dell'HTO che ci viene appunto attenzionato tramite Trade on Sports. Chiaramente, ragazzi, sia poi questo lo andremo a vedere nella prossima lezione, sia la 4665 che l'HTO ci danno un tipo di valore diverso. La 4665 ci sta attenzionando un valore specialmente all'inizio, no, del secondo tempo, la HTO appunto abbiamo appena visto dal 70° in poi. Vedremo che il database ci sta facendo vedere sul lungo periodo che quando questi segnali sono, come posso dire, attenzionati e scattano anche solo individualmente, quindi o uno o l'altro, in realtà c'è valore in tutto il secondo tempo. Però questo ve lo anticipo, e poi appunto nella prossima lezione andremo a vedere meglio, insomma, di che cosa si tratta. Un'ulteriore cosa che invece vi volevo far vedere è appunto il fatto che ritorniamo sempre in una situazione scusate, di quick response. Sì, sono sempre 3,79, vado 1-1 nella 11-20. È interessante andare a vedere che magari non in questo caso, ma vi assicuro che spesso e volentieri si creano delle situazioni molto interessanti, sia per quanto riguarda i rigori che con gli autogol. Fondamentalmente si è visto che a prescindere che il primo o il secondo gol sia stato segnato su rigore o su autogol, c'è un grosso valore sulla puntata del pareggio. Ok? Quindi in questo caso, per esempio, possiamo vedere totalmente a caso che si è andati sull'1-2 e si poteva bancare la squadra che stava vincendo piuttosto che puntare il pareggio. Qui anche, qui no, qui sì. Però vi assicuro che è un tipo di situazione molto interessante. Qui addirittura sul 3-3, vedete, c'è stato un autogol come primo gol, sono andati addirittura sul 3-1. Questo è un esempio che sto prendendo, come vedete, completamente a caso, e qui c'era un grandissimo valore sulla puntata del pareggio. Oppure appunto sulla bancata di chi stava vincendo. Ho visto situazioni, ragazzi, anche di 4-1 che sono andati sul 4-4, semplicemente facendo caso a gol dove o il primo o il secondo è stato segnato su rigore o autogol. Veramente un'altra chicca questa, veramente, di Trade on Sports. Poi per quanto riguarda invece il fight back, ok, quindi la situazione dove vi ricordo si va sull'1-0 all'intervallo o l'1-0 o 0-1 all'intervallo, e la squadra che è in svantaggio pareggia nei primi 10 minuti del secondo tempo. Facciamo finta che non lo so, che questa partita qua sia una fight back, cioè giusto per
crearvela qui manualmente. Ok, facciamo finta che questa squadra qua, che è andata in vantaggio in Serie A tedesca, sia stata recuperata sull'1-1, ok? Quindi possiamo mettere sia 1-0 half time che, vi ripeto, lasciarlo vuoto, tanto il campione statistico sarà uguale identico. Allora mettiamo find, in questo caso andiamo sull'1-1, chiaramente nei primi 10 minuti del secondo tempo. Questo è il tipo appunto classico di filtrazione che dovete fare assolutamente in maniera, oserei dire, obbligatoria, se volete ricavare, diciamo, il massimo del valore per quanto riguarda la fight back, perché siamo chiaramente su somma gol 2, ok? Chiaramente vi potete mettere, questo è soggettivo ragazzi, potete anche mettervi sul 2-0, magari è stato appena segnato, siamo al 52esimo, però qui la differenza è che se io vado su find, view matches e incrocio questo tipo di gol nella 46-55, avendo qui 2-0 52 mi troverà solamente i gol segnati tra il minuto 46 ed il minuto 51-52, quindi mi toglierà tutti i gol al minuto appunto 52, 53, 54 e 55, ok? Quindi io per esempio qui preferisco mettermi in questa condizione qua, intanto perché non mi toglie, anzi mi include la possibilità di avere ulteriori gol sempre nella stessa time band, ok? Tipo questi qua. Oppure vi potete mettere appunto sul 2-0, diciamo al 56esimo direttamente, e quindi andando un po' in avanti nel tempo in questo caso, però vi precludete questa possibilità di avere questi gol qui. Però vi ripeto, non c'è meglio o peggio, è come vi trovate meglio voi. Però ecco, questa filtrazione qui è fondamentale per incrociare fondamentalmente la time band del primo gol segnato nella 31-39 con la time band appunto dell'ultimo gol, in questo caso il pareggio nella 46-55. In questo caso per esempio può essere interessante che c'è del valore nelle due time band successive, quindi si potrebbe entrare su un over 3,5 e magari uscire al 75esimo, ok? Perché ci sono delle percentuali comunque abbastanza interessanti, considerando che al 56esimo l'over 3,5 insomma avrà già raggiunto una certa quota, però ecco, qui per esempio ecco, è interessante vedere che sia se il risultato permane sull'1-1, sia se cambierà durante i vari minuti, c'è molto valore negli ultimi 5 minuti e recupero, perché c'è un 50% di attesa negli ultimi 5 gol più recupero. Detto questo ragazzi, andiamo a vedere l'ultima diciamo tipologia, quindi la 46-65, e per andare a vedere questa, per esempio in questo caso in cui non hanno segnato, come vediamo, perché sono andati sullo 0-2 all'intervallo ma sono ancora 0-2, clicchiamo sul 30 e andiamo a vedere perché è scattato questo segnale di 46-65. Quindi andiamo su find, non andiamo su view matches in questo caso, ma andiamo direttamente nel pathway, dove possiamo andare a vedere che appunto 18 più 9 fa 27 e 18 più 9 fa altri 27, quindi 54 con le virgole. Quindi abbiamo appunto più di un 50% ed è il motivo per cui fondamentalmente Tradon Sports qui all'intervallo ci ha segnalato questo tipo di alert 46-65. E non vi vorrei aggiungere altri dettagli per quanto riguarda il pathway, perché questo lo vorrei proprio andare a vedere meglio e a approfondire con una lezione a parte. Però ecco, mi premeva soprattutto farvi vedere, ecco, fondamentalmente quando scattano questi alert, perché scattano, un minimo appunto di spunti operativi, dando per assodato che poi Tradon Sports stesso ci dà un sacco di spunti, perché già ci attenziona le migliori partite con quote di valore se le attiviamo. Però insomma l'analisi manuale io la consiglio sempre, a prescindere che Tradon Sports ci attenzioni determinati valori su determinati mercati, perché appunto ci permette di andare a estrapolare il meglio poi da situazioni che magari possono essere un po' più nascoste, anche perché poi vi ricordo che diciamo questi storici
sono diciamo macro statistici, quindi al loro interno, come vi dicevo all'inizio del video, hanno qualsiasi tipo di quotazione pre-match, quindi qualsiasi tipo di favoritismo da parte della squadra di casa, da parte della squadra fuori, o diciamo di situazioni super competitive, per cui diventa veramente fondamentale imparare queste skill per poter poi diciamo smanettare tra virgolette e trovare da noi autonomamente i migliori le migliori situazioni di valore nel mercato. Chiudo il discorso appunto, come probabilmente vi avevo anche sottolineato nel video precedente, che questo tipo di filtrazioni che noi possiamo e che dobbiamo imparare manualmente attraverso questo tipo di operatività che vi ho appena fatto vedere, va poi ulteriormente diciamo confrontata con appunto le quote di valore che possiamo avere nel mercato, perché magari questo 1,59, se noi andiamo a fare una, appunto come vi ho fatto vedere all'inizio, una filtrazione per squadra di casa piuttosto che per squadra fuori, piuttosto che per quota pre-match, potrebbe essere un po' più alto o anche un po' più basso. In questo caso è 2,34, perché comunque c'è comunque molto valore, anche perché è appunto una partita con doppio alert nel secondo tempo. Però insomma credo di essere stato chiaro, no? Nel significato, ecco, di quello che volevo dire. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio appunto dell'attenzione. Spero che questo video non sia venuto troppo lungo, però era necessario per poter mettere ulteriormente più ciccia, più carne possibile al fuoco. Nel prossimo video vi farò vedere qui quest'ulteriore sezione appunto di stanze Telegram che sicuramente vi andrò a descrivere stanza per stanza. Come vedete è un vero e proprio ecosistema, e sicuramente vi andrò a suggerire magari quelle che possono essere più o meno importanti o addirittura fondamentali per il tipo di trading che volete fare voi, se pre-match o live. E poi ci sono appunto tutta una serie anche di bot riguardo il tennis, piuttosto che riguardo il live del calcio, piuttosto che anche il pre-match. Questo qua soprattutto in pre-match, ragazzi, già vi posso tranquillamente anticipare che verterà su argomenti davvero molto ma molto ma molto interessanti nel prossimo video. Non credo di riuscire a fare in tempo, per una questione che verrebbe troppo lungo, inserire anche l'ulteriore bot esclusivo per utenti Platinum. Quello magari ve lo spiego a parte, nello specifico anche quello, perché ha bisogno di essere spiegato bene. E ecco, l'ultimissima cosa magari prima di salutarvi, chiaramente appena entrate vi consiglio di entrare nella stanza italiana, non perché sinceramente l'abbia creata io, ma perché nel tempo devo dire che oggettivamente si è creato anche qui un vero e proprio punto di riferimento, un ulteriore ecosistema del valore, perché comunque si possono fare delle analisi di gruppo, ci si può confrontare, ci si può sentire comunque meno soli, specialmente all'inizio, che chiaramente è un percorso individuale, però comunque potersi confrontare credo che sia veramente qualcosa di molto, molto importante e molto di valore. E qui lo potete trovare tutti i giorni, perché siamo quasi un centinaio e giornalmente si fanno delle analisi di gruppo, niente di più e niente di meno di come vi ho mostrato adesso con questi tipi di screen e di analisi manuali. Quindi un'ulteriore anche maniera, ecco, di poter migliorare, potersi confrontare, ok, con altra gente che magari giustamente ne sa più di noi, perché utilizza questo tool da qualche anno. Io chiaramente sono dentro quando riesco, però ecco, per qualsiasi cosa, ecco, ne approfitto anche prima di salutarvi così di ricordarvi che per qualsiasi dubbio, qualsiasi richiesta, qualsiasi domanda mi potete sempre scrivere qui al mio indirizzo Telegram. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio ancora di cuore di avermi seguito anche in questo video. Ci vediamo appunto nel prossimo, in cui vi spiegherò queste cose qui al meglio e nel modo più esaustivo possibile. Grazie ancora e alla prossima qui in TOS Academy Italia. Ciao ciao!